Ciao ballerini, io sono Arianna Bazzini. Oggi vi voglio guidare alla giusta scelta delle vostre calzature da ballo e vi spiego quali sono per me i modelli migliori per estetica e performance e in base a quali caratteristiche li scelgo. Ma prima di iniziare, per chi non mi conoscesse ancora, io sono una ballerina professionista, campionessa mondiale di salsa, maestra di ballo di danze caraibiche e coreografa. Iscriviti al mio canale se anche tu vuoi ottenere grandi risultati e soddisfazioni e sfruttare al massimo le tue capacità e le tue potenzialità nel ballo. Nei miei video tratto temi di preparazione ad una competizione di ballo, danza sportiva, cura del look di un ballerino, coaching online e tutorial. Alla fine di questo video avrai sicuramente le idee più chiare per scegliere il tipo di calzatura da ballo che fa per te. Analizzerò la scarpa dal punto di vista del modello più adatto, del tipo di tacco, del colore e dal tipo di strass applicati. Ovviamente parliamo del tipo di scarpa da ballo utilizzato ad esempio nella mia disciplina. La calzatura più diffusa in queste discipline è sicuramente il modello a sandalo con tacco e l'altezza del tacco varia in base a tre diversi fattori. Il primo è l'età della ballerina. Su questo c'è anche un regolamento molto rigido nelle federazioni di danza sportiva. Un tacco più alto si può utilizzare da una certa età in poi. Il secondo fattore è l'altezza della ballerina. Ad esempio io sono alta 1,70 m, quindi potrei anche usare un tacco 5,5 e evito di usare un tacco 10, questo perché il partner con cui balli diventa più basso di te. Se sei una ballerina diversamente alta, un pochettino più bassa, fai bene ad usare con un'altezza di tacco maggiore. Altro fattore invece è la capacità di ballare su un'altezza piuttosto che un'altra. Io per esempio ho iniziato a ballare già da grande, quindi ho iniziato da subito con un tacco 7. Successivamente ho deciso di provare il tacco 10. Tacco 10, tacco 7. Mi trovavo bene, però poi ho deciso di provare un altro tacco, che è quello che uso tutt'oggi, che è il tacco 8. Questo è un tipo di tacco che mi piace molto anche perché ha una forma slanciata. Passai prima però al tacco più alto perché pensavo mi desse una postura migliore dal punto di vista estetico e infatti io ho sempre odiato su di me, solo su di me, i tacchi molto bassi perché mi sembrava che dessero una brutta linea alla mia gamba. E anche qui va detto, chi bella vuole apparire, purtroppo è vero, il tacco più alto slancia in una maniera del tutto differente da un tacco 5. Comunque, più importante dell'estetica è sicuramente ballare bene e comodamente, quindi prediligete all'inizio un tacco più basso, poi potete allenarvi e passare all'uso quotidiano di un tacco più alto. Vi consiglio poi di provare questi modelli che hanno il salvatacchi incorporato. Vedete questo gommino di questa plastica che in realtà non è durissima perché poi ovviamente negli anni utilizzandola man mano si consuma un po', però svolge perfettamente la sua funzione, evita lo scivolamento del tacco sul parquet perché è una plastica più porosa rispetto a un tacco semplice. E inoltre non rovina né il parquet della sala e né il parquet dei palazzetti, che sono i luoghi nei quali si disputano appunto le gare di ballo, in cui viene palesemente richiesto l'uso del salvatacchi. Se avete questo potete dire ho il salvatacchi ma incorporato. Tra l'altro io ho deciso di usare questo tipo di salvatacco anche per un fatto estetico, perché vedete non rovina la linea del tacco. Sono questi i salvatacchi che si usano più comunemente, che utilizzavo anche all'inizio, quindi sono proprio un pezzo di plastica, diciamo, che si va ad inserire magari scaldandolo con un phon perché potrebbe essere un po' rigido da inziccare, e si vanno a mettere sopra il tacco preesistente. Solo che sono un'aggiunta, no? Rovinano la linea del tacco. Per me un fattore molto importante per la scelta della giusta scarpa è la giusta flessibilità della suola. Vedete, questa per esempio è una suola flex, è quella che io prediligo, perché permette al piede di muoversi ed eseguire dei movimenti senza il minimo sforzo. Il piede deve essere sempre ben fasciato e fate attenzione a scegliere il modello adatto a voi. Vedete, sembrano uguali, ma non sono, perché tutti quanti hanno un disegno diverso nella parte davanti. Ogni disegno è adatto a un tipo di piede. Magari avete un piede molto magro e potrebbe scivolare troppo.
se non hai il giusto disegno, oppure magari questi lacci sono troppo lontani tra loro e potrebbe uscirvi il mignolino. Il mignolino. Un altro fattore importante è controllare che alcuni modelli non vi ostacolino quando tirate la punta. Questo modello potrebbe creare magari qualche problema perché vedete questo disegno non è elastico, quindi tira ma a un certo punto non può andare più giù di così. Invece questa, guardate, si piega a metà. Quando comprate una scarpa da ballo dovete valutare anche un'altra cosa che sembra insignificante ma non lo è. Sto parlando dell'allacciatura della scarpa, guardate la differenza. Io prediligo questo tipo di allacciatura. Il laccio cosa fa? Passa sotto la suola, quindi sotto la pianta del piede, e poi si allaccia. Lo preferisco perché? Perché tiene bene il piede. Un altro tipo di allacciatura è invece questa. Vedete? Non passa sotto la suola ma rimane sopra, quindi è questa semplice, così. Ci sono alcuni modelli che si prestano ad entrambi i tipi di allacciatura, ad esempio questo o questo ha un laccio che può passare sia sotto che sulla caviglia. Altri modelli come questo possono essere allacciati solo in un modo. Se vi trovate meglio con uno piuttosto che un altro, acquistate solo modelli che abbiano quel tipo di allacciatura o piuttosto la doppia scelta. Come scegliere il colore adatto? Allora, io ad esempio per le competizioni e gli spettacoli prediligo il nude, semplice color carne, perché sta bene su tutti i tipi di vestiti da ballo. Questo solo però se parliamo di gare di ballo o spettacoli. Se invece vogliamo acquistare un modello per una serata danzante, vi potete sbizzarrire e scegliere i colori più disparati, come me. E adesso parliamo degli strass sulle scarpe da ballo. Ovvio è che gli strass incidono molto sul prezzo della scarpa. Se non vi sentite di acquistarla già piena di strass, potete provare ad applicarli da soli. Ovviamente le scarpe con gli strass sono molto più visibili in pista e il modello che preferisco io di strass è questo. Quindi guardate, uno strass molto piccolo rispetto a quella che è considerata la misura standard, che è questa. Vedete la differenza? Quindi strass piccolo Aurora sul color carne. Ok ballerine, adesso sapete per me ovviamente quali sono i modelli migliori e come indirizzo la mia scelta su un modello piuttosto che un altro. La scelta della scarpa da ballo è molto importante per un ballerino perché per noi sono uno strumento di lavoro fondamentale. Se ti è piaciuto questo video iscriviti al mio canale e attiva la campanella. Seguimi su Instagram e scrivimi nei commenti se ti sono piaciuti questi consigli e se ti sono serviti. E secondo te quali altri elementi che non ho affrontato possono essere fondamentali per la giusta scelta? Accetto volentieri i tuoi consigli. Ciao ballerini, al prossimo video!